Benvenuti nel video della manutenzione di un due tempi. Per curare queste bestie di Satana che ci regalano tante soddisfazioni dobbiamo fare un po' di lavoretti. Come prima cosa puliamo e ingrassiamo la catena tutte le volte che laviamo la moto. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe. Se anche voi come me non avete un soldo, io mi sono costruito questo puliscicatena fai da te. Hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is the one way to wanna be carefree lately, yeah. Just kicking up day. Come prima cosa tappo il buco dello scarico. Ci sono i tappi apposta, ma io, non avendo voglia di spendere soldi inutilmente, uso il buon vecchio straccio arrotolato. Dopo aver fatto questo passo ci si appresta a togliere il filtro dell'aria. Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning. My head is spinning too. Time stops when I'm falling for you. Questo è il filtro dell'aria. Ci sono 250.000 modi diversi per pulirlo. C'è chi usa la benzina, c'è chi usa l'acqua sgrassante. Vabbè, ognuno usa il suo metodo. Comunque, dopo averlo pulito e ben sgrassato, bisogna prenderlo e ungerlo con l'olio da miscela. Io di solito lo lavo una volta ogni 3 uscite in inverno. Invece in estate lo lavo più spesso perché il filtro si sporca più in fretta. Per la manutenzione ordinaria, queste essendo moto che vibrano molto, bisogna stringere tutte le viti almeno una volta ogni 2 uscite, perché tendono ad allentarsi, soprattutto quelle delle plastiche, quelle dello scarico. Tutte le volte bisogna darci un occhio, soprattutto, visto che è abbastanza essenziale, stringere il bullone che tiene la leva del cambio, perché vibrando si allenta. E vi assicuro che rimanere senza cambio in mezzo a una mulattiera non deve essere molto divertente. Per la carburazione invece io vi consiglio di tenere sempre una carburazione più grassa che magra. Perché? Perché se si ha una carburazione grassa si ha più rischio che si bruci la candela, ma allo stesso tempo si ha meno rischio che si rompa qualcosa del motore. Come si fa a capire qual è la carburazione della vostra moto? Basta smontare la candela. Se avete una carburazione più grassa avrete la punta della vostra candela che sarà più bagnata e nera, come questa. La miglior cosa sarebbe trovare la via di mezzo tra grassa e magra.